Siamo Giustina e Michael e insieme abbiamo acquistato un camper completamente infiltrato. Lo abbiamo demolito e ora lo stiamo ricostruendo da zero per dargli una nuova vita. Seguiteci in questo viaggio di ricostruzione per scoprire cosa abbiamo in serbo per voi. Ciao a tutti e bentornati O bentrovati sul nostro canale. Ragazzi, come potete vedere, siamo riusciti a montare le cerniere e allo sportellino. Manca solo da inserire una chiusura che terrà questo sportello nella posizione corretta, quindi dobbiamo inserire una chiusura che lo terrà abbastanza pressato e che rimanga a filo della nostra parete. Stiamo già valutando cosa inserire, dobbiamo fare anche lì delle modifiche su questa chiusura, che abbiamo delle chiusure, e quindi questo passaggio lo andremo a completare successivamente. Adesso ci sposteremo e passeremo a chiuderci la parete superiore del lavandino, quindi la parte che dividerà il lavandino dalla zona giorno. Quindi lasciamo stare adesso il nostro sportello e passiamo dall'altro lato. Dobbiamo andare a crearci questa paretina in modo tale che poi abbiamo praticamente il bagno quasi completo, perché una volta chiusa questa parte nel bagno potremo andare a passare al procedimento successivo. Siccome faremo una lavorazione particolare nel bagno, possiamo andare a prepararci i primi passaggi e lo faremo fare anche a Giustina questa volta. Metteremo lei all'opera, gli faremo sporcare un po' le mani. Un'altra cosa importante da fare, ragazzi, prima di o in contemporanea di questa parete, è passare lo scarico del nostro lavandino che verrà posizionato qui. Quindi ragazzi, dobbiamo fare uno scarico che ci scenda e ci vada a finire nello scarico che ci siamo predisposti precedentemente, che è collegato ovviamente alla piletta della doccia. Abbiamo già preso i materiali che ci necessitano per passare questo scarico, quindi non ci rimane che andare a fissarcelo in modo tale da completare questa fase, e andiamo anche a tagliare il pannello superiore, così da poter eseguire questi due lavori. Camper, vabbè dai! Ma io mi sono sceso pure i gomiti. Ho sceso il materiale che mi serviva qua, non mi dire. Non lo so, non credo. Facciamo un po' minchione. Sì. Un po' minchione. E te lo vai a prendere tu, io non vado. Perché l'hai scelto, io non scendo da questo camper 60 volte, non ridere. Nel borso sulla camper. Nel borso sulla camper. Yeah. Ragazzi, scarico fissato, pronto per essere collegato al nostro lavandino. L'abbiamo fissato con delle fascette alla parete, quindi è ben fissata la struttura. Adesso non ci rimane che andare a prepararci questo pannello per andare a completare anche questa parte, per vedere poi come proseguire. Quindi andiamo a prepararci adesso quest'altro pannello. Ragazzi, allora ci siamo predisposti, preparati questo pannellino con delle staffette che ci permetteranno di fissarlo alla parete esterna e anche sulla parte superiore. Ci siamo messi due listellini, fatte con le svasature ovviamente. Non ci rimane che andare a posizionarlo nella posizione corretta e andare a fissarlo alla parete esterna. Quindi andiamo a chiuderci questa parte. Ci serve la telecamera. La telecamera che serve, Ormai è una telecamera, ragazzi, rassegnatevi, è una telecamera. Cominciamo quindi facendo dei prefori, ovviamente. Poi uno strato abbondante di Tide Bond in modo da rendere strutturale il pannello precedentemente preparato. Aggiungiamo uno strato di silicone sulla parte superiore e infine lo appoggiamo perfettamente e quindi alla fine ovviamente lo avvitiamo per renderlo strutturale al 100%. Ragazzi, con questa ripresa direi che possiamo concludere la giornata e possiamo che ritenerci anche questa volta molto soddisfatti. Che ne pensi, Giustina? Sono contenta che sta prendendo forma, sta prendendo anima, vita, Quello che abbiamo immaginato si sta manifestando. si sta piano piano materializzando davanti ai nostri occhi. Con le nostre mani lo stiamo facendo materializzare. Buongiorno ragazzi! Come vedete siamo alle prese ancora con queste strutture, quindi continueremo in particolare con la parte del bagno per poi proseguire con la parte della cucina, in modo da uscire e andare verso la zona letto successivamente. Dobbiamo anche crearci quelli che saranno i nostri pensili, che verranno quando finiremo di preparare l'armadio alto che verrà subito dopo la cucina, perché avremo la misura per poter creare il nostro primo pensile. Stessa cosa dall'altro lato.
lato, ma su questo lato ancora non possiamo andare a lavorare perché dovremo completarci tutta questa parte. Ecco perché è necessario continuare da qui, in modo tale che ci permetta di andare avanti. E prima di chiudere dobbiamo ovviamente predisporre tutto l'impianto elettrico, quindi le accensioni, le alimentazioni, i pulsanti, la sede di tutti gli apparati, quindi predisporre una zona dove impostare tutto l'impianto, sia le batterie che gli inverter. Quindi ragazzi, io direi di iniziare a strutturarci quello che sarà il nostro armadio, a cui noi dobbiamo andare a crearci delle staffe dove poi andremo a inserire prima di tutto la prima mensola che dividerà la parte superiore da quella inferiore, dove andremo a crearci i cassetti, mentre nella parte superiore andremo ad appendere i vestiti. Quindi ragazzi, venite con noi, andiamo a tagliarci gli listelli e andiamo ad assemblare quello che diventerà il nostro armadio. Ragazzi, siccome di solito abbiamo messo dei listelli da 3 cm per 1,5, in questo caso, essendo solo una mensola che non supporterà molto peso, anzi forse nulla, forse poggeremo solo delle magliette, andremo a crearci dei listelli 1,5 per 1,5 che utilizzeremo come cornice per poggiare la nostra mensola da 1 centimetro, e lo facciamo anche per utilizzare gli scarti che ci sono rimasti, altrimenti per avere altri listelli del genere dovremo andare a tagliare ulteriormente i nostri pannelli. Andiamo a prepararci questi listellini da 1,5. Ecco ragazzi, abbiamo pronta la nostra cornice che andrà fissata all'altro telaio, così avrà l'altro lato che sarà quello frontale che abbiamo già dentro. Ragazzi, allora, questa è la cornicetta che abbiamo appena fatto, è solo poggiata e già rimane praticamente sola. L'unica cosa che dobbiamo andare a fissarla con questa struttura che ci siamo già predisposti, ma abbiamo delle viti, come vedete, non riusciamo a sparare un chiodo da qui per potercela fissare a questa struttura, perché volevamo mettere un chiodo qui davanti con della colla e fissare il tutto. Però cosa andiamo a fare adesso noi? Ci andiamo a creare la mensola e ci andiamo a posizionare già questi listelli fissati alla mensola stessa, così una volta che arriviamo abbiamo la cornice con la mensola che potremo andare a appoggiare con la sagoma già predisposta, quindi la mensola ci poggerà qui sopra, avrà questi listelli sotto già predisposti, possiamo andare quindi ad unire il tutto. Quindi adesso andiamo a prepararci questa mensola e andiamo a fissare questa struttura alla mensola. Questa mensola ragazzi ci terrà anche tutto perfettamente a squadro, perché la taglieremo precisa e una volta fissata sarà perfettamente a squadro. Ragazzi, alla ricerca della tavola adesso. Tra gli scarti prima di tutto. La prima opzione sono gli scarti. Già questa l'abbiamo bocciata, questa l'abbiamo bocciata. Ne abbiamo pure un'altra qua, va? Ok, questo è perfetto. Questa era in bagno e aspettava per essere messa nella parte dell'armadio del bagno. Ragazzi, adesso andiamo a rifilare la tavola perché praticamente ha dei lati storti. Ok ragazzi, adesso ci andiamo a preparare gli altri cassetti della mensola per poterli inserire.
adesso andiamo a provarlo. Quindi ragazzi, anche per oggi abbiamo dato. C'è anche in arrivo un'altra novità che potrebbe essere molto utile a qualcuno di voi, che andremo a testare, quindi un prodotto che secondo noi è ottimo. Ragazzi, volevamo anche approfittarne per salutare due nostri piccoli follower che ci nominano sempre, Giuseppe e Gabriele, i figli di Tony. Tanti saluti ragazzi. Ciao grazie. ragazzi, grazie. Grazie mille sempre per il vostro supporto. Sappiamo che ci tenete tanto a Camperito, a questo progetto, e vi ringraziamo. E vi vogliamo anche dire che anche vostro padre è veramente un grande. È vero, ha fatto un gran bel lavoro sul suo camper, quindi anche lui ha fatto tanta roba. Grazie ancora ragazzi. Grazie ancora, ciao ragazzi, grazie. E quindi ragazzi, rimanete sintonizzati su questi schermi. Ci vediamo alla prossima. Ciao.